Lo sapevi che l'Inktober è stato inventato da un animatore? Questo evento è un esempio perfetto di come una semplice idea possa in realtà ispirare molte persone. A differenza di come si possa immaginare, l'Inktober ha una storia molto recente ed è stato inventato. Infatti, nel 2019 James Parker... No, aspetta, non sai chi è James Parker? Hai presente il film Rio, Ortone nel mondo di Chi e anche Epic, che sono stati prodotti dalla Blue Sky Studios, che ora non esiste più? Ecco, a tutti quanti questi tre film aveva lavorato proprio lui, James Parker. E lui, proprio nel 2009, decise di intraprendere una sfida. Decise che voleva migliorare le sue capacità artistiche, in particolare di disegno, con la penna stilografica. Di disegno in generale, in realtà tradizionale, ma decise di farlo con la penna stilografica. E allora pubblicò un annuncio sul suo blog nel quale parlava di questo Inktober. E così, semplicemente, è nata come una sfida un po' per tutti, per tutte quante quelle persone che volevano cimentarsi un pochino nel disegno. Quindi questo è il motivo per il quale si chiama così. Forse vi aspettavate una storia un pochino diversa rispetto a questa, invece è nato semplicemente da un'idea. Ma non è tutto qui. Infatti, inizialmente, l'Inktober non era così come noi lo conosciamo oggi, era un po' diverso. Era semplicemente una sfida giornaliera, ma non aveva dei temi, quindi ognuno poteva fare quello che voleva. I temi sono arrivati solamente qualche anno dopo. Infatti è solo nel 2016, dopo che l'Inktober aveva avuto un boom grandissimo, perché ricordiamoci che un anno prima, nel 2015, erano stati condivisi circa 1 milione di disegni dedicati all'Inktober prodotti durante questo mese da tutti quanti gli artisti. Quindi poi forse c'era anche un po' bisogno di innovazione, di aggiungere qualcosa in più a questo evento. E così nacquero i prompt. C'è però un aneddoto interessante che vorrei raccontarvi. Infatti, l'Inktober, nonostante sia apprezzato e venne molto apprezzato anche in passato quando è nato, quando Parker nel 2019 decise di registrare il marchio, se vogliamo, possiamo chiamarlo così, dell'Inktober, tutti quanti gli artisti che vendevano le opere prodotte grazie a questo evento era come se non potessero più farlo, non era stato chiarito come questa cosa avrebbe poi influenzato la vendita di tutte quante quelle opere che erano state prodotte da tutti quanti gli artisti. Infatti su Twitter avevano già iniziato a fare, diciamo, delle piccole campagne mediatiche per cercare di buttare giù e boicottare l'Inktober, proprio per questo motivo. Ma il chiarimento arrivò e fu chiarito così, che si può usare il nome o comunque menzionare l'evento dell'Inktober come sottotitolo, quindi non come titolo principale dell'opera, ma come sottotitolo si può mettere, quindi ad esempio io ad esempio posso aver fatto un'animazione su un alieno durante questo Inktober, quindi ci scrivo alieno prodotto per l'Inktober come sottotitolo. Questo si può fare, ma una cosa che assolutamente non si può usare è il logo. Onestamente, lo trovo anche giusto. Forse non tutti voi lo sapete, ma ci sono ben 2 modi per partecipare all'Inktober. O meglio, si partecipa semplicemente disegnando, poi ognuno ha creato il suo, ma ci sono 2 versioni di questo evento. C'è la versione da 31 temi, che sono quelli mensili del mese di ottobre, e poi c'è invece la versione da 52 temi, ovvero per ogni settimana dell'anno, e quindi al posto di essere una sfida mensile diventa una sfida annuale, che secondo me può essere anche più interessante, soprattutto per chi lo fa animato, perché in una settimana c'è il tempo di fare l'animazione. Dovendone fare una al giorno, spesso sono delle bozze animate alla fine, quelle che sto facendo io. Infatti qui mi ricollego a un altro aspetto, ovvero nel tempo, e questa cosa poi non sta mai a dire se è giusta o meno, quasi ogni artista ha ideato la sua versione dell'Inktober. C'è chi lo fa con le rane, c'è chi lo fa a tema cibo, c'è chi lo fa a tema puramente horror, prendendo sempre di ispirazione i temi principali oppure proprio modificandoli.
Ne ho visti veramente tantissimi di questo tipo e lo trovo molto originale come idea perché ognuno può fare il suo e può essere comunque una sfida personale, anzi dal mio punto di vista creare il proprio Inktober rappresenta proprio il voler crescere artisticamente parlando. E poi comunque ricordiamoci che originariamente è nato semplicemente come un modo per connettere gli artisti fra loro e per dare la possibilità a ognuno e ognuna di migliorarsi. Fatemi sapere la vostra con un commento. Io sto facendo l'Inktober animato, lo pubblico qui settimanalmente, ma se volete vederlo giorno per giorno, allora vi invito a seguirmi anche su Instagram. Ci vediamo presto e nel frattempo vi mando un abbraccio. Ciao!